Buonasera a tutti ed eccoci qua di nuovo su un altro tutorial di Visual Pinball X e questa volta giochiamo, cioè più che giochiamo, impariamo a giocare a Attack from Mars, un tavolo che diciamo che non ho mai quasi visto dal vivo, però ho scoperto su Visual Pinball, più che altro è stato proprio il mio primo tavolo che ho giocato su Visual Pinball. E quest'oggi, diciamo, lo proviamo un attimo a imparare, quindi un po' tutte le regole che ci sono generali e via dicendo. Allora, come ho fatto sull'altro tutorial, utilizzerò sempre la lavagna in modo da mostrarvi le zone importanti che evidenzierò in modo da capirci un po' più facilmente. Allora, il tavolo è un tavolo della Bally del 96, se non sbaglio, no, sto di una cavolata, del 95, vabbè, ho sbagliato un anno, stiamo là. Tavolo molto bello, cioè io adoro appunto perché sarà che l'ho provato le prime volte su Visual Pinball, però adesso mi piace tantissimo, è veramente un bel tavolo. E come difficoltà, diciamo, secondo me è una medio-alta, perché comunque se la pallina colpisce certi bersagli rischia, praticamente c'è il rischio che praticamente te va in mezzo e c'è poco da fare, o comunque delle volte sì, si riesce a salvare, ma non sempre è possibile. Comunque, beh, è un tavolo abbastanza difficile, diciamo, almeno come lo vedo io, ma ho visto più o meno anche da altri dicono che comunque non è un tavolo facilissimo, anche se non è ecco, super difficile. E da capire è abbastanza semplice perché non c'è un... essendo comunque un tavolo del 95, come abbiamo visto pure l'altro, non è complicatissimo da capire, quindi una volta che si gioca si apprende facilmente. Allora, iniziamo a spiegarvi un po' il meccanismo per riuscire a finire il tavolo. Allora, come vedete, nella parte... Allora, come al solito ho sempre la lavagna, però sempre capire un attimo da azzeccarci. Io purtroppo vedo sempre piccolo lo schermo, quindi che ho il fermo immagine, cioè non è c'ho il fermo immagine, ho il tavolo sull'altro monitor, anzi aspettate un attimo, forse se riesco a ridimensionarlo, proiettore, già così è molto meglio, sì? Sono stato stupido l'altra volta, non ci ho pensato. E allora, dicevamo, qui avete diciamo, gli obiettivi da completare per terminare il tavolo. In realtà non sono solo questi, ma c'è tutta questa parte, qui come al solito c'è un po' zecca, c'è tutta questa parte da completare anche. Quindi diciamo è come se ci fossero diciamo due tipi di missioni le chiamo. Questa parte alta è la missione principale e la parte bassa secondaria, ma teoricamente non è così perché se non finiamo quella alta non riusciamo comunque a terminare il tavolo. E stessa cosa se non finiamo tutta la parte bassa, magari finiamo quella in alto e non quella in basso, o viceversa, come dicevo, alla fine il tavolo non riusciamo comunque a finirlo. Quindi in entrambi i casi dobbiamo completare esattamente tutti gli obiettivi sia sopra che sotto. Allora, quello sopra diciamo abbastanza facile da capire perché allora ho cancellato tutto, perché qui appunto nella parte alta abbiamo ehm, ehm, 6 nazioni che dobbiamo difendere. Più che altro in realtà sono 5 perché l'ultima dice attacchi Marte, diciamo, quindi l'ultima è l'attacco di Marte. Quindi in realtà noi dobbiamo salvare in ordine, diciamo, partendo da più in alto, la Francia, la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e gli USA, quindi l'America. Però queste nazioni ogni volta che si gioca sono scelte casualmente, ma a noi non ci fa nessuna differenza, comunque tanto comunque tutte e cinque le dobbiamo difendere. Come funziona veramente il gioco? Se notate nella parte alta, mo qui l'ho pure bloccato in una posizione che aspettate, diciamo così.
Allora, vediamo se riesco. No, se un attimo, questo ho fatto io l'errore di bloccarlo. Allora, no, scusate un attimo. Allora, facciamo così. Ok, ecco. Riavviamo, vediamo se praticamente con F3, perché se ci fate caso c'è una barriera rossa in alto vicino alla navicella aliena, che prende quella, purtroppo mi si è bloccata mentre stavo, perché è aperta? Vabbè. Non so se si risolve così. No, perché non si risolve? Facciamo così, riavviamolo. Scusate, abbiamo perso un po' di tempo, devo mettere pure in pausa. Allora, ora vediamo un po', si dovrebbe alzare. Eccola là. Ok, perfetto. Adesso rimettiamo un po' tutto come prima. Ok, rimettiamo la lavagna. Aspettate. Eccola qua. Ok, perfetto. Allora, dicevamo, come vedete sopra c'è la barriera che prima di tutto, diciamo, prima di difendere una delle seguenti nazioni illuminate, diciamo, quello che vi dà l'obiettivo attuale appena si inizia il gioco, bisogna buttare giù la barriera, che praticamente sarebbe questa qua. Eccola qua. In realtà sotto, se vedete, ci sono tre segnalini, questi qua, tre segnalini rossi, che vi diranno lo stato di quando è, di quanto resta, diciamo, per abbassarsi. Quindi lo scopo è cercare di riuscire a difendere la terra, cioè la terra e ovviamente tutti i vari paesi del mondo, e inoltre fare anche tutta la parte, diciamo, riuscire a risolvere anche tutti questi serie di obiettivi che praticamente allora sono sei, ma in realtà l'ultimo arriva quando appunto abbiamo sconfitto sia, cioè sconfitto in realtà completato tutta la parte di sopra. A quel punto l'ultima modalità praticamente sarebbe, se ci fate caso, sarebbe questa qua. No, non è qua. Questo qua. Già. Vabbè, niente, ho preso, la prendo proprio male. Questa qua. Conquest Mars, mette la conquista di Marte. Mentre con questa, avendola accesa, diciamo, e ovviamente tutte le altre caselle e tutte quelle sopra, abbiamo praticamente completato il gioco. Ma passiamo con ordine, quindi allora, facciamo adesso per farvi l'esempio. All'inizio partiamo con la partita e abbiamo USA acceso, quindi che prima cosa dobbiamo difendere USA. Allora, quindi per farlo dobbiamo innanzitutto abbassare questa pedana che abbiamo sopra vicino la nave nemica, aliena nemica, e per farlo basta buttare la pallina, cioè colpire con la pallina questa barriera, oppure un altro sistema un po' più sicuro è andare in questa buca quando il LED giallo, questo qua è acceso. Che succede? Praticamente il LED giallo è come un po' tutti gli altri tavoli, si potrebbe come se fosse tipo un mistero, diciamo, ci dà un qualcosa di casuale tra una serie di oggetti, beh, dico oggetti, ma in realtà sono eh, obiettivi casuali, diciamo, non so, adesso non mi viene il termine. Comunque, tra questi obiettivi ci potrebbe essere appunto quello di abbassare lo scudo, quindi lo scudo dell'alieno, oppure prendere l'extra ball, fa parte di una delle cose casuali, oppure attivare questa qua, quella bianca, che sarebbe tipo l'attacco, che adesso mi sfugge un attimo il nome, diciamo che toccherà sconfiggere questi quattro alieni intorno, no, no,
questi qua 1, 2, mannaggia se ci azzecco, 3, vabbè, quello non l'ho preso bene, 4. Altri obiettivi, c'è il multiball, se non sbaglio, sì, il multiball, poi il più 5 bonus che si ottiene generalmente sempre qua sopra, che è il classico moltiplicatore di bonus, e qua dentro ve lo incremento direttamente di più 5. E poi c'è il light look che praticamente ci permette di bloccare la pallina, che sarebbe questo qua, è la zona, questa, diciamo, questa specie di rampa. E poi abbiamo tipo un minigioco, che è l'unico di tutto il tavolo, che lo chiama video mode, che praticamente c'è una modalità video dove dobbiamo sconfiggere delle navi aliene, e se ci riusciamo dopo un po' arriva pure l'extra ball, e poi c'è la nave madre finale che ci regala un bel po' di miliardi, diciamo. Sì, perché poi questo gioco più che a miliardi va, no scusate, no, a miliardi effettivamente va, perché noi iniziamo con i milioni, ma poi si fa ben presto arrivare ai miliardi. Ehm, e quindi diciamo una volta per esempio abbiamo sconfitto, quindi abbiamo abbassato le difese, dobbiamo colpire con la pallina, dobbiamo entrare in questo, questo percorso, colpire la navetta che poi sul display, quindi qui, ci dirà quanta vita avrà la navetta. Ovviamente all'inizio, nel primo, come chiamiamolo, primo stage, ecco, iniziando da USA, dall'America, la nave madre ovviamente avrà tipo 3 o 4 barre di energia. Ovviamente già dal secondo impatto, cioè quando riusciremo a sconfiggere, già alla seconda missione, quindi che ne so, per esempio appare Inghilterra, ovviamente per distruggere la nave madre, oltre di nuovo abbassare la barriera, dovremo colpirla 2 o 3 volte in più rispetto a prima, che ne so, tipo se all'inizio era 4 diventerà 8. I numeri non mi ricordo mai perché non ci ho mai fatto caso di quanti so. Generalmente per il primo mi pare so 3 o 4, poi pure in base, ogni tanto sembrava pure di meno, perché magari si fa qualche evento che scaturisce, che ti dà meno colpi, ma non credo che sia così, magari semplicemente non ci ho mai fatto caso. E quindi prende la seconda ondata, diciamo, il secondo paese attivo che ci darà da difendere, richiederà più colpi, poi di volta in volta, quindi il terzo paese richiederà ancora più colpi e così via. Però ovviamente i colpi non sono riferiti al paese, perché se all'inizio, per esempio, come dicevo, partiamo dall'America, che so, diciamo, 4 colpi per difenderla, perché praticamente noi colpiamo la nave madre in modo che non colpisca la Terra o comunque in questo caso l'America. Ehm, Se io ad esempio rinizio il gioco di nuovo, mi dà per esempio la Germania, stessa cosa, sono sempre 4 colpi, non è che ogni nazione ha i suoi relativi colpi, no? La prima parte, diciamo, dell'evento che scaturisce da uno di questi, che cacchio ho fatto? Di questi LED che si accendono ci darà tot colpi, quindi se noi partiamo appunto dalla Germania 4 colpi, se noi partiamo dalla Francia sempre 4 colpi. La prossima ondata, diciamo il paese successivo, saranno più colpi e così via dicendo, quindi non è legato al paese. Diciamo le battaglie che ci saranno successivamente aumenteranno sempre di più i colpi che bisognerà dare alla nave madre per salvare il paese. E quindi una volta fatto tutti, diciamo, salvato tutti e 5 paesi, quindi Italia, Germania, vabbè, Francia, ho detto dopo, comunque stiamo là, è uguale, Inghilterra e USA, a quel punto poi dobbiamo attaccare Marte, che è più o meno la stessa cosa, dobbiamo sempre distruggere la barriera e poi attaccare la nave madre con 8 colpi, quelli so pure abbastanza, perché ovviamente è l'ultimo obiettivo di questa serie di missioni, diciamo, mm, sì, di questa serie di missioni, ecco. Allora, eliminiamo tutto, poi invece passando alla parte questa sotto,
Queste diciamo io l'ho chiamate missioni secondarie, ma in effetti non sono missioni secondarie perché comunque ho detto per finire il gioco comunque tocca sempre riuscire a completarle. Allora, partendo qui da sinistra abbiamo il super jackpot. Allora, il super jackpot è un scusate. Allora, il super jackpot praticamente è come si dice, un obiettivo che si raggiunge, cioè si accende solo dopo aver completato il multiball, diciamo, e aver completato una serie di jackpot. Allora, quindi a questo punto, visto che sto parlando del super jackpot, parliamo subito di come si attiva il multiball. Su questo tavolo ci sono vari multiball. Quello del super jackpot in questo caso è il multiball, diciamo, quello a tre palle che si bloccano, cioè che si entra in questa, da questa, da questa parte, diciamo, e quindi poi la pallina fa così, e si attivano tramite questi LED. Come al solito, come un po' tutti i tavoli, c'è sempre il primo, che in questo caso è giallo, che ci dice light look, quindi prima di bloccare la prima palla bisogna prima sbloccare il look, quindi andare quindi nella buca qui il percorso che ho fatto, quindi la pallina entrerà da questa parte e percorrerà tutta la pista fino a ritornare giù. A quel punto il LED, questo giallo, si illuminerà e quindi potremo a quel punto sbloccare la prima pallina e quindi eh, la prima pallina e poi ovviamente quando riusciamo a bloccarle tutte e tre accederà al multiball e praticamente di volta in volta dovremo rientrare sempre in questa aspettate, la faccio così, si deve entrare sempre in questa parte solamente una volta sbloccato il look la pallina mentre entrerà qua si accenderà il relativo LED iniziale, quindi dovrebbe essere questo qua, sì, perché parte prima da qua, quindi il primo look. Una volta entrata qua la pallina farà il giro e uscirà da qua. E quindi avremo fatto il primo look. La seconda volta che entreremo, sì, quindi questo sarà acceso. No, dove cacchio sono andato? Quindi questo sarà acceso. Noi ci entreremo una seconda volta e si accenderà il secondo look, quindi la pallina sempre farà lo stesso identico giro e poi per l'ultima volta il terzo giro che accenderà l'ultimo look che a quel punto ci darà finalmente il multiball. A quel punto per ottenere i jackpot è abbastanza facile perché a parte c'è pure scritto, quindi se voi notate abbiamo questa hotline, diciamo questo corridoio, che sopra come vedete c'è scritto jackpot, poi abbiamo quest'altro, questa invece è una rampa, che praticamente fa così e esce da qua, fino a giù diciamo, poi abbiamo in più anche quella dove blocchiamo effettivamente la pallina, quindi anche questa qua, poi abbiamo l'altra rampa, più o meno questo è un tavolo a specchio, quindi grosso modo sono quasi simili le rampe, quindi abbiamo questa qua che farà così, vabbè ho fatto malissimo, comunque vabbè il giro è quello più o meno, e poi abbiamo l'ultimo percorso che non è una rampa, che è questo qua, che va tutto in alto e tecnicamente se, vabbè, o esce qua in base agli eventi che poi dopo lo spiegherò. Comunque vabbè il giro fa da sopra, comunque non è una rampa, è un tratto diciamo di 8 line, ogni volta dico percorso ma non so se manca è corretto di percorso. Quindi praticamente avremo 5 jackpot, se noi riusciamo con le tre palline a spingerli tutti e 5, a quel punto inizierà il super jackpot che inizierà sempre da qua, quindi cioè, si spingeranno tutte e a quel punto si accenderà questo jackpot di nuovo, ovviamente con tot secondi, perché se non riusciamo con la pallina a passare da questa parte questo si spengerà e si attiverà quello successivo, quindi questo qua, e via dicendo, se non ce la facciamo si attiverà quest'altro e così via. Il primo, se per esempio ne so, arriviamo qua e a quel punto riusciamo con la pallina a passare con questo acceso, prendiamo finalmente il super jackpot, quindi
come si chiama, la parte qui, dove cacchio sta la gomma, eccola, il LED qui del super jackpot si accenderà e di conseguenza potremo iniziare di nuovo un nuovo jackpot normale che ovviamente aumenterà un po' più di punti, quindi tutti i jackpot diventeranno di nuovo accesi e quindi faremo la stessa cosa da capo, quindi riuscendo a cercare di spengerli tutti e poi ottenere di nuovo il super jackpot e così via, diciamo, volendo per qua, se uno è bravo potrebbe giocare, io dico sempre all'infinito, ma ovviamente è impossibile, però teoricamente sì, si può giocare all'infinito. E quindi abbiamo visto anche il super jackpot. Vediamo se mi viene in mente qualcosa da dire sul jackpot. No, va bene, alla fine su questo. Poi passiamo al prossimo evento che è il Super Jets. Super Jets è forse uno degli eventi più facili da fare perché si attiva quando, come notate, qua sopra ci stanno tre bumpers, no? Mi pare bisogna colpirli, se non vado errato, almeno 50 volte. Però beh, poi tanto lo vediamo perché dopo al solito faremo sempre una partita di prova. E facciamo conto che sono 50. Ecco, con la pallina rimbalza varie volte, quindi il DMD, sul display, ci segnerà quante volte avremo colpito i vari bumpers e se riusciamo a raggiungere il numero 50 a quel punto si accenderà finalmente anche l'obiettivo del Superjet e quindi pure quello è fatto. E poi non riesco a leggerlo dopo. Aspettate un attimo. Allora, aspetta, disabilo un attimo la magna perché non riesco a leggere. Perché non mi Ah, Martian Attack Multivoce abbiamo, perfetto. Quindi a questo punto, quindi passiamo al Martian Attack Multiball, che è questo qua. Pure questo è relativamente, vabbè, non è difficilissimo, però vabbè, ovviamente le prime volte come un po' tutti i tavoli tocca un attimo allenarsi un po', comunque diciamo non è complicatissimo, però magari non è facilissimo da ottenere, perché come si ottiene? Come dicevo, ecco, nella buca, ops, nella buca, che caspita ho fatto, scusate, allora, proiettore, ok, no, mi sa ho tolto qualcosa, infatti ho tolto la lavagna, fa un po' di danni, ecco qua, scusate. Ok, allora vediamo se funziona, perfetto. Dicevo, allora, per ottenere questo obiettivo bisogna andare in questa buca. Ovviamente bisogna capitare, cioè è un evento casuale, quindi se ci capita l'evento che lui lo chiama Light Martian Attack, ovviamente, quindi sarebbe sempre l'evento per iniziare l'attack Mars. Aspetta. Vabbè, perché qui lo chiama multiball perché effettivamente si completando poi si attiva il multiball. Diciamo, l'evento preciso si chiama Light Martian Attack, se non vado errato. Quando appunto lo otteniamo, a quel punto si accenderà il LED questo bianco e quindi praticamente la pallina riuscirà fuori, quindi io c'è il LED giallo qui, il LED giallo, entro nella buca, magari ho fortuna, mi capita proprio il Light Attack Mars o Mars Attack, non mi ricordo, e la pallina riesce, viene disputata dalla buca, a quel punto rientrandoci, cioè nel frattempo il LED questo bianco si accende, io ci rientro e in quel momento mi si attiva proprio l'attack, l'attack, il Mars Attack, ecco. Anzi no, il Martial Attack, è diverso che Mars Attack è quello finale, mi sta un attimo a confondere.
quindi il Martial Attack, e, e quindi per riuscire a farlo bisognerà andare, allora se voi ci fate caso, come ho detto all'inizio, ci saranno 4 marziani, 2 laterali, che so, 1 e 2, più quelli sopra, che uno è questo e l'altro è quest'altro. Perché bisogna colpire con la pallina uno di questi 3 obiettivi, questi qua verdi che stanno appoggiati sulla parete, che infatti quando si attiva a quell'evento Martial Attack, questi 3 LED, ma sta scritto RAM, se ci fate caso qua c'è scritto RAM, lampeggeranno. Basta portare la pallina, colpire uno di questi 3 obiettivi, questi qua, e a quel punto il RAM si spengerà, quindi questi LED si spengeranno e possiamo passare a un altro, per esempio questo qua, questo AN, no? Pure qui ci sono dei 2 obiettivi qua dietro, 2 bersagli, ehm, bisognerà sempre colpirli con la pallina, a quel punto AN si spingerà e poi si potrà passare, dai che tolgo un po' di roba, se no non si vede niente, c'è quest'altro dove sta scritto T, che bisogna colpire questo bersaglio verde, lo segno così, ecco, sempre con la pallina, e stessa cosa anche quest'altro. Quindi sono 4 obiettivi da colpire. Ovviamente non è che hanno un ordine, si possono colpire come vi pare, l'importante è colpirli tutti e 4. Se tutti e 4 quindi riusciamo a colpire, quindi i relativi LED sotto si spengono, attiviamo il Martian Attack Multi-Ball, quindi questo LED si accenderà e partirà un multi-ball da 2 palline. Diciamo, uno se non vuole rischiare potrebbe pure perdere una pallina, intanto comunque l'obiettivo l'ha fatto e proseguire con gli altri obiettivi. Se no, effettivamente se uno vuole fare un po' più dei punti, l'obiettivo sta di nuovo di ricolpire questo, questo e quelli in alto, no? Questo e questo. Sempre con due, ovviamente avendoci 2 palline, quindi c'è un po' più facile, però certo si rischia di perdere tutte e due, quindi ovviamente perdere quel turno con la pallina. E anche il Martial Attack l'abbiamo detto. Poi abbiamo il Total Annihilation, che è un po' simile allo Stampede che abbiamo visto sull'altro tavolo, e grosso modo funziona allo stesso modo. Mo magari chi non ha visto l'altro tutorial, ma comunque ve lo spiego subito, è molto facile perché dovete andare qui, 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 se ci azzecco qui e qui. Prendete queste 5 rampe, se notate sotto ci sono per ognuna, ogni rampa, ah no scusate, no, questa non serve, mi sono sbagliato, questa non occorre, in realtà sono solo quelle 4 rampe. E accendendo tutti, se vedete, per ogni rampa o percorso, perché non so, sono 2 rampe e 2, cioè 2 rampe più interne e 2 esterne che però non sono rampe, sono percorsi. Se noi accendiamo tutti e 3 i LED per ogni rampa o percorso, a quel punto, quindi farvi capire meglio, se noi accendiamo questi 3, non ho fatto bene, questi 3, questi 3, questi 3 e quest'altri, in realtà questi sono, scusate, sono 4, non so tutti e 3, ah no, no, 3, 3 no, che cavolo sto di, quello è il jackpot, non c'entra niente, come al solito vedo sempre piccolo, quindi faccio fatica a ricordarmi pure le cose. Comunque sono 3 per ogni rampa o percorso, quindi se noi teoriamo 3, 6, 9, 12 accendiamo tutte e 12, a quel punto si attiverà il Total Annihilation, questo qua, si accenderà anche questo LED e quindi avremo completato quell'obiettivo. Il Conquest Mars lo saltiamo un attimo e passiamo all'ultimo, diciamo, obiettivo importante di questa parte bassa, che c'è il 5 away combo, che più o meno, come dice la parola, bisognerà fare appunto 5 eh,
5 combo, che per lui combo intende entrare almeno 5 volte in alcune rampe o percorsi. Se notate, per ogni rampa o percorso c'è, anzi lo segno così è meglio, c'è una freccia rossa, questa, questa, questa e questa. Sono 5 rampe rosse. Quando invece passate per la prima volta con la pallina, tutte e 5 le frecce rosse inizieranno a lampeggiare per 8 secondi. Se entro quei secondi riuscite a riportare di nuovo la pallina in una delle, diciamo, allora, qui è un po' particolare come regola, perché sì, teoricamente basta andare su qualsiasi rampa o corsia, ecco corsia, come si dice, non percorso, o corsia, a quel punto vi darà la prima, se non vado errato, la prima combo, quindi perché la prima non conta, cioè il primo giro serve solamente per attivare effettivamente la freccetta, al secondo passaggio si attiva effettivamente la prima combo. Se non mi ricordo male, poi comunque ho detto le rivedremo meglio durante la partita. L'unica eccezione fa un po' questa, perché se effettivamente la pallina, allora se il light, lo spiego proprio completamente così, poi magari non ve lo ricordate, però se il light look è spento, allora la pallina passerà qua, farà tutto il giro, ta 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 ta, e a quel punto quindi se era accesa la freccetta ci darà l'incremento della combo, diciamo. Mentre se ovviamente è accesa la freccia, però dobbiamo magari bloccare la prima palla o la seconda o la terza, diciamo, a quel punto si terminerà la combo e quindi dovremmo iniziare tutto da capo. Cioè, rispetto ad altri tavoli, magari su questo tavolo bisogna ogni volta fare le cose da capo, e quindi non vengono mantenute se noi perdiamo il tempismo. Quindi diciamo, e stessa cosa in realtà so anche quelle laterali, quindi questa e questa. Se, non ave- allora, se su questa abbiamo completato tutti e tre i LED e stessa cosa su questa abbiamo completato tutti e tre i LED, allora sempre se la freccia è accesa e passiamo, a quel punto passando lui che fa? La pallina fa tutto il giro e ci darà l'incremento della combo, e stessa cosa dall'altra parte, quindi se tutti e tre i LED sono accesi e passiamo qua con la freccia accesa, la pallina invece di arrivare qua farà tutto il giro, quindi passerà tutto di qua e a quel punto ci darà l'incremento della combo. Quindi se non riusciamo a fare questi passaggi su una di questi tre corsie o sopraelevate, no, sopraelevate, non mi viene il termine perché, vabbè, comunque uno di questi 5 percorsi, chiamiamoli, mi sfuggono un attimo i termini, ho appena detto prima, vabbè. Rampa, ecco, adesso mi è un attimo sfuggito. Allora ci darà il 5 way combo, quindi questo qua. Però ovviamente bisogna fare appunto 5 way, quindi come dice segnato il numero bisogna farlo 5 volte, non compreso il primo ovviamente. Diciamo quello che vi consiglio, sicuramente la cosa migliore è sempre prendere le due rampe centrali, diciamo più interne, perché con queste qui non si, sia che i LED sono spenti, sia che sono accesi, la pallina comunque qui farà sempre così e di qui farà sempre così. Quindi qui non si interromperà mai l'incremento della combo, quindi ovviamente sì, è un po' più difficile perché dovete indirizzare la palla proprio in questi punti, però se riuscite a prendere dimestichezza con il tavolo, forse farlo uno impara e quindi è più facile ottenere il 5 UE combo, che secondo me forse è l'obiettivo più difficile da ottenere, almeno dal mio punto di vista, perché adesso così a parole sembra facile, però siccome ti dà veramente, non è pochissimo il tempo, però quanto sarà? 10 secondi? Mo non lo so sinceramente, poi lo vedremo perché mi pare che te lo dice. Basta che sbagli qualcosa, ovviamente ti inizia tutto da capo, e quindi di nuovo fai 5 giri più il sesto che è quello che attiva le freccette rosse per attivare effettivamente per completare il 5 UE combo. Quindi che succede? Allora, se noi cancelliamo tutto, diciamo che tutti questi 5 obiettivi, tranne questo, l'abbiamo completati
Eppure questi qua sopra l'abbiamo completato, abbiamo fatto anche l'attacco di Marte, quindi Attack Mars, che poi vabbè, adesso non vi spiego come funziona perché più o meno è simile agli altri, però c'è qualche differenza, ma adesso così non me la, manco me la ricordo. Comunque devi sempre attaccare la navetta madre, dove è passato come al solito questa qui, la barriera, e a quel punto si accenderà, come vedete c'è l'ultimo LED qua, questo azzurrino, è azzurro diciamo, si accenderà quello che basterà mandare la palla qua dentro per, se non sbaglio, per effettivamente per finire proprio il gioco. Io per ora non ci sono ancora riuscito a finire perché ho detto non è un tavolo facile. Rispetto ad altri è molto più complicato terminarlo. Eh, Comunque, poi se ci riusciamo, ma ne dubito con la partita di prova, teoricamente con quello bisognerebbe, forse bisognerà colpire, forse la, no, forse bisogna ritornare di nuovo nella, in questa, diciamo, far entrare la pallina da questa posizione per attaccare di nuovo la nave madre e a quel punto si finirà il gioco. Comunque dai, passiamo ad altri aspetti fondamentali del gioco, che per esempio l'extra ball, che è abbastanza importante questo tavolo, visto che comunque non è facile finirlo. Allora, di extra ball nel tavolo abbiamo, come ho detto all'inizio, abbiamo questo che si può ottenere casualmente entrando nella buca, quindi ci abbiamo già, segniamo così, diciamo, un extra ball, no? Segniamo extra B, mettiamo, extra ball, quindi abbiamo un extra ball entrando qua. Un'altra extra ball, se ci fate caso, anche se non è segnato, però qui ai lati abbiamo qui due LED e dall'altra parte abbiamo altri due LED. Se riusciamo con la pallina, quando la pallina entra qua o di qua, qui si possono switchare con i flipper, quindi premendo i tasti dei due flipper si spengeranno e si accenderanno questi quattro LED. Se riusciamo a entrare da queste due vie, quindi quando il LED è spento lo accenderemo, quindi se riusciamo a accendere tutti e quattro avremo completato, chiamiamolo l'obiettivo, però tecnicamente questo obiettivo bisogna farlo almeno 10 volte, partendo da 10 al contrario, quindi la prima volta che completeremo i 4 LED, da 10 passerà a 9 e così via dicendo, quindi lo faremo diverse volte, quindi di nuovo altri 4 LED che, scusate, riusciremo a accendere tutti e 4, a quel punto passerà 8 e poi 7, 6, fino ad arrivare a 0. Quando è arrivato a 0, in quel momento otterremo l'extra ball e quindi abbiamo un altro modo per ottenere l'extra ball, già su due. E, ecco, un altro modo per ottenere l'extra ball, non vi ho detto, ci sta. In realtà un po' tutto qua si fa, perché entrando in questa buca c'è il video mod, come vi spiegavo all'inizio. Nel video mod si giocherà tramite il DMD qua, il tabellone, e arrivando dopo un po', diciamo, giocando da un po', perché si toccherà sconfiggere delle navette, e ci sarà sparso nel tabellone un extra ball. Se riusciamo a colpire, cioè più che altro no, se mi sembra se passa, mi sta bene un attimo, avviene il dubbio. No, bisogna proprio colpirlo, sì, sì, perché noi spariamo col tasto, diciamo, del plunger, perché questo tavolo ha il plunger digitale, come vedete qua in basso. Vabbè, qui non si capisce, però non è analogico, è digitale, quindi basta cliccare col tasto e la pallina sbuca fuori alla massima potenza. E stessa cosa, quel tasto servirà, in realtà non per sparare, perché ci avremo lato file nel, nel video modo, quindi noi dovremmo solamente utilizzare i due flipper per reindirizzare lo sparo, poi magari lo vedremo nel gameplay. Se noi invece utilizziamo il tasto, quello per sparare la pallina, diciamo a inizio gioco, ci darà una bomba, diciamo. Cioè noi abbiamo sempre, diciamo, di base una bomba. E con quella bomba distruggeremo tutte le navette presenti sul DMD, cioè qua, vabbè, diciamo qua sopra, no? Vabbè, non mi basta lo spazio.
Comunque qua sopra ci saranno una serie di navette sparse casualmente, giramente. Premendo il tasto A ovviamente utilizzeremo la bomba, se magari non ce la facciamo a colpire al momento giusto, e proseguiremo nella battaglia fino ad arrivare, se riusciamo, al punto in cui ci sarà l'extra ball. Quindi se riusciamo a colpirlo, a quel punto otterremo, facciamo caso, il terzo extra ball, diciamo. Per adesso, diciamo, potremo ottenere fino a 3 extra ball in più. Poi c'è l'ultimo extra ball, se non vado errato. No, in realtà no, ci stanno altri due su sto tavolo, in effetti è parecchio complicato, quindi generalmente sono mi pare fino a 5 extra ball, perché ne abbiamo già parlato di 3. Il quarto è quello dello strobo multiball, che si ottiene sempre qua. Vabbè, cancello per farlo vedere, comunque, vabbè. Sempre qua. Ci sarà un evento che, tra quelli casuali, che potrebbe capitare, lo strobo multiball, che è un multiball a due palle, mi sembra, sì, a due palle, in cui si oscurerà cioè tutto il tabellone, tutto il playfield, si spengeranno veramente quasi tutti i LED, inizieranno a lampeggiare in modo, diciamo, quasi epilettico, e quindi dovremo riuscire a colpire questa parte alta almeno 10 volte. Se riusciamo a colpire con la pallina 10 volte ci darà un extra ball. In realtà non ve lo, allora, per tutti questi eventi non ve lo dà subito, tranne quello se lo otterremo direttamente qui nella buca, perché c'è proprio scritto extra ball, quindi ve lo dà subito direttamente. Gli altri invece, intanto mi segno il quarto, cade, segno il quarto. Gli altri invece toccherà ottenerlo in un certo modo, ve lo dirò alla fine, perché tanto è tutti per la stessa cosa. L'ultimo extra ball che si può ottenere è sconfiggendo qui la navetta, comunque difendendo un paese del mondo, diciamo, per la seconda volta. Quindi se io inizio il gioco, per esempio, con la Francia, e lo sconfiggo, poi dopo il prossimo paese, per esempio, che ne so, è l'Italia, più che sconfiggere in realtà difendo, perché sconfiggo sì la navetta madre, però salvo l'Italia. A quel punto, se riesco a salvare anche l'Italia, quindi sono due paesi, ottengo il quarto, no, il quinto, mi sono scritto uno perché mi sono cancellato, vabbè, ottengo il quinto extra ball. Tutti questi extra ball per prendi, tranne quello, diciamo, che tengo direttamente proprio qua, cioè, proprio, mi dice il DMD, mi dice proprio extra ball, questo qua mi dice proprio extra ball. Bisogna ricavare, se notate c'è un altro LED qui rosso, si accenderà questo, a parte il gioco si dirà extra ball e slit, una cosa del genere, e bisogna andare nella buca, questa qua, entrando nella buca, e si otterrà finalmente l'extra ball per tutti gli extra ball, diciamo, che abbiamo visto precedentemente. Ok, altre cose. Quando abbiamo parlato, scusate, quando abbiamo parlato del Martian Attack, in realtà un altro modo diretto per farlo, oltre ad andare nella buca questa qua in alto e ottenerlo, ovviamente, se ci capita casualmente, c'è anche un altro sistema, quello di completare la parola Martia, che, se ci fate caso, c'è proprio, ci sono le lettere, qui iniziano Mar, T e An. Se non riusciamo a completare, quindi andando sui rispettivi bersagli verdi, e lo completiamo, ci darà subito l'evento Marzia, quindi si accenderà come al solito il LED bianco, andiamo nella buca per ottenere il, il Martian Attack, e poi, come di solito, se riusciamo a distruggere i 4 alieni, otteniamo di nuovo il multiball. Allora, ovviamente, per quanto riguarda questi eventi ed altri eventi, in realtà sono cumulabili, quindi non è che una volta fatto, per esempio, il multiball qua, vabbè, come magari per parecchi che non sanno, una volta completato il primo multiball, dopo non so più fare, no, si possono fare anche più di volte, ovviamente, per ottenere più punti. L'unica cosa è il multiball, come nella stragrande maggioranza dei tavoli, magari non proprio tutti. Per esempio, su questo, come dicevo, la prima volta bisognerà accendere il lock per poi bloccare la prima, la seconda e poi la terza.
Quando si otterrà il primo multiball, sia che si completerà che non, si vorrà ottenere di nuovo un altro multiball. Prima di tutto bisognerà sempre accendere questo, poi imbucare la prima pallina, ma dalla seconda pallina in realtà non è che basta rientrare nella buca per bloccare la seconda palla, no, bisogna di nuovo accendere il lock e a quel punto ritornandoci si attiva il secondo. Stessa cosa per il terzo, quindi si rientra, si accende il lock e finalmente si attiva l'ultima pallina. Quindi diciamo alla prima volta proprio diciamo della partita bisogna entrare in questa buca almeno 4 volte perché abbiamo questo 1, 2, 3 e 4. Per le altre successive volte in realtà sono 6 volte perché 1, 2, poi di nuovo 3, 4 per la seconda pallina, 5 il light, look e poi il 6 per l'ultima pallina e poi a quel punto, quindi per la sesta volta che si entra là dentro si attira finalmente il multiball. Allora, credo di aver detto tutto, non credo di aver dimenticato altre cose importanti, c'è giusto l'ultima cosa, come mi rimane sempre per considerare come ultimo passaggio, è lo skill shot. Vedete qui avendoci il plunger digitale, per fare lo skill shot si utilizzerà questa parte in alto del playfield. Praticamente qui ci sono due led. Se la pallina, metti caso ne so, io ho questo led acceso, proprio appena inizia la partita, comunque ogni volta che abbiamo la pallina, diciamo, di ogni pallina che perdiamo e ce la ridà di nuovo, ma in realtà questa cosa funziona anche sul ball, no aspetta, sul ball look, no, quello su questo tavolo non funziona. Comunque, vabbè, diciamo che mettiamo caso che questo LED è acceso e io con la pallina ci entro dentro, faccio lo skill shot. Ovviamente questo funziona solamente la prima volta perché se già io lo manco, ne so, per esempio questo è acceso, invece con la pallina entro qua, ovviamente con lo stesso gioco di quella pallina, magari sto alla prima pallina, ci rientro, ovviamente non è che se entro su quello acceso mi dà lo skill shot, quindi il tiro di abilità no, quindi a quel punto lo perdo e dovrò tentare la fortuna, cioè la fortuna, vabbè, tentarlo di farlo nella prossima pallina che otterrò, quindi la seconda pallina o la terza o eventuali extra ball che avrò. Poi in realtà c'è anche un super skill shot che praticamente tenendo alzato, quindi premendo il tasto relativo per alzare il flipper sinistro, quindi il flipper si alzerà, toccherà tenerlo attivo, quindi alzato, e premendo il tasto per lanciare la pallina invece di andare qua continuerà il percorso dritto, quindi andrà di qua e uscirà da questa parte. A quel punto se non riusciamo con questo, magari riuscendo a bloccarla o passarla da questa parte, ma in tempi relativamente brevi, riusciamo a colpire il, questo qui, la barriera, otteniamo subito 50 milioni e inoltre la barriera si abbasserà immediatamente, quindi senza colpirla diverse volte, perché come dicevo c'è questi led che saranno accesi e si spengeranno di volta in volta, che ci darà lo status di quanto ci resta per abbassare la barriera. Vabbè, comunque ci stanno altre piccolezze, però non è che vi dico proprio tutto. Poi magari ecco, giocando, anche perché così seduto a stante non mi ricordo proprio tutto, ma giocando mo magari qualcosa riusciremo pure a notare. Io direi a questo punto di iniziare con la partita vera e propria, quindi disattiviamo, allora, disattiviamo la lavagna e questo qua lo possiamo chiudere. Ok, rimettiamo il tavolo. Cosa abbiamo fatto? Mazza, 50 minuti di spiegazione, molto più dell'ultima volta. Questo è stato un... perché poi è relativamente semplice le istruzioni, però c'è un po' più forse da spiegare. E poi senti, non ho detto proprio tutto. Allora, mettiamo il credito. Tanto senti che non riuscirò a fare una partita perfetta, però così insieme, almeno direttamente, ecco, facendo la partita riusciamo a vedere un po' in diretta come funziona. Allora, partiamo prima dallo skill shot, quindi abbiamo la prima pallina, tanto sempre tre. Partiamo prima dallo skill shot base, quindi premo il tasto per lanciare la palla. Come vedete
il led sopra, in alto a sinistra acceso. Io mi arrivo a lasciare quello, lancio la pallina, ecco li switch per il modo, perché pensavo magari entrasse di là, e intanto ho fatto il primo screenshot. Adesso diciamo l'obiettivo, potrei pure abbattere la barriera, però è sempre allora colpirla direttamente così, diciamo dritta, è sempre un po' un rischio, perché adesso per esempio mi è andata bene, però delle volte ti arriva giù dritta e c'è poco da fare. La cosa migliore sarebbe sempre di colpirla un po' trasversale. Non ci sono riuscito veramente colpendo i bersagli laterali. Come vedete intanto mi prepara switcha i led in modo da accendere le, come parlo che faccio casini, e da accendere anche i 4 led per ottenere il multiball. Allora facciamo così, riniziamo. Tanto questa era andata malissimo. Allora proviamo lo screenshot. Ok, screenshot fatto. Questi sono solo 2 led per attivare il classico moltiplicatore di bonus. Allora, come dicevo, quindi o la colpiamo, non ci riesco, prendono un po' di lato, perché non è facile, è così tipo, che è un po' più facile, ma cioè nel senso è meno rischioso, non è più facile, generalmente è meno rischioso, poi quelli delle volte va male. Ovviamente ecco la pallina, anche se il led giallo era acceso, ovviamente ci doveva dare qualche bonus, ma dall'altro la pallina non te lo dà solo se entriamo nella buca dal basso. Ecco, ci ha dato il latte Martian Attack. Qui adesso potremo, niente, se parlo non gliela faccio. Adesso comunque ci rimane volendo dovremo fare il Martian Attack. In questo caso quello bianco, il Martian Attack multiball, cioè in realtà il Martian Attack funziona anche se la pallina viene dall'alto. Adesso come vi dicevo dobbiamo colpire, ecco 2 l'ho già colpiti, girabordi, che ci mancano altri 2, quindi quello a destra e quello in alto a sinistra. No. Poi ovviamente abbiamo dei secondi, è finito. Ecco, 13 secondi, 12. Niente. Come vedete la pallina a questo punto è passata. Perché ho attivato tutti e 3 i led. Sì, la faccio. Ah! No, peccato, perché era finito i secondi, perché mi sa forse l'avevo colpito quel bersaglio in alto. A quel punto mi dava, si accendeva il Martian Attack multiball, mi dava la seconda pallina e a quel punto iniziava il multiball a 2 palline del Martian Attack, e quindi come al solito se volevo continuare a fare punti dovevo sempre ricolpire i 4 alieni. In questo caso non ci sono riuscito, quindi volendo ci possiamo tentare la prossima volta, quindi o rientrare di nuovo nella buca dove sta adesso il led acceso, ci darà un obiettivo casuale, però ovviamente è difficile capire, già quello l'abbiamo già ottenuto, oppure come al solito, come dicevo, cercare di completare la barriera Martian. Allora intanto nel frattempo abbiamo abbassato la protezione, quindi diciamo possiamo andare ad attaccare la navetta, però pure qui è sempre un po' rischioso, perché io la lancio, non sappiamo mai la pallina se ti arriva giù per dritto o no. È un po' rischio, sarebbe sempre deve cercare di prendere non completamente, ecco, dritto come ho fatto adesso, per cercare di colpire gli angoli, ecco, tipo in questo caso rimbalza un po' gli angoli, ovviamente non è facile, però almeno generalmente in più dei casi è difficile che ti ricordi. Intanto come vedete la prima nazione, il primo paese l'abbiamo salvato. In quel caso era la Francia, come vedete si è acceso, non so se si nota tanto perché è abbastanza acceso questo come playfield. Comunque era la Francia, comunque rispetto agli altri sono un po' meno accesi, e intanto la Francia l'abbiamo salvata. Adesso passiamo alla Francia. Come dicevo prima, se adesso riusciamo a salvare pure la Germania, ovviamente per salvarla dobbiamo di nuovo abbassare la piattaforma e poi distruggere la nave madre, otterremo subito il light extra ball. Il light extra ball sarebbe che il led rosso, lì dove c'è quello giallo nella buca, si accenderà, quindi entreremo in quella buca e otterremo a quel punto l'extra ball.
Pure l'extra ball, come gli eventi casuali che capitano in quella buca, bisogna farli sempre dal basso verso l'alto e non dalla, cioè se la pallina viene da sopra l'extra ball non ce lo dà, dobbiamo sempre noi che col flipper dobbiamo indirizzarla in quella buca. Vediamo se riesco a entrarci. Niente. Ovviamente quando non vi ho detto una cosa, lì no, forse ve l'ho spiegato. In quella buca, quando la barriera è alzata, c'è anche un evento che si chiama Start Attack Mars, mi sembra del genere, che se ci dà quell'evento ci abbasserà istantaneamente la barriera, quindi quello è un altro modo per abbattere la barriera in modo più facile. Siccome è una cosa casuale, però generalmente all'inizio del gioco il 90% ti dà sempre quello là, quindi è un po' casuale ma anche no. Ovviamente adesso è già abbassata, quindi ci saranno altri eventi, quindi quell'evento non ci sarà mai. Sente, la cosa più facile è farlo con il destro, almeno mi trovo meglio. Vediamo, ecco. L'evento è più facile, ecco, un po' più semplice. Ci dà, ecco, di nuovo Light Martian Attack. Di nuovo dobbiamo entrarci per attivare il Martian Attack. Ecco. Come vedete vi dice di attaccare i 4 bersagli. Intanto abbiamo fatto l'altro modo per ottenere il multi-ball, scusa, l'extra ball da quei 4 lane. In più abbiamo fatto pure lo strobo multi-ball. Sto fa due cose insieme. In realtà mi sa la cosa di... non so se c'era, forse sì, non mi è mai capitato. Sì, effettivamente si può fare sia lo strobe che contemporaneamente il martial attack, quindi in realtà dovrei più pensare a fare. Allora, vabbè, visto che ci sto, quindi vediamo se mi dà. No, infatti non me lo dà, no, non si può farlo. Infatti non mi era mai capitato. Ah, maledetta palla. Ah, l'ho recuperata, buono. Quanto ci manca? Ci dà 50 milioni per volta. Ah. Niente, non siamo riusciti a prendere l'extra ball perché quello era un altro modo per ottenere l'extra ball. Quanto ci manca per distruggere la navetta? Ecco, come vedete c'è uno status report. Vabbè, io tengo, perché se tengo alzato il flipper generalmente ti do un po', ti dice tutti gli obiettivi che rimangono, i punti e via dicendo. Vediamo se switch mi dovrebbe ridare ecco lo status della navetta, che non gli manca tantissimo, quindi o faccio quello oppure cerco di accendere tutti i vari led laterali, esterni, interni, in modo da fino a poi fare il total annihilation. Come vedete, ma come accorto, sono riuscito a fare intanto il super jet con i bump, quello una delle cose più facili da fare, come ho detto, lì abbassa e rimbalza là, prima o poi succede. Il Martial Attack alla fine l'ho fatto, però siccome stavamo già in un altro evento, cioè nello strobe multi-ball, purtroppo non è capitato, però vabbè, se mi capita di rifarlo senza quell'evento, cioè senza lo strobe multi-ball, a quel punto mi doveva dare una pallina in più per attivare il multi-ball del Martial Attack. Però l'importante è che comunque una volta sconfitti i 4 alieni, quindi aver colpito quei 4 bersagli verdi, ci dà subito il Martial Attack multi-ball. E proviamo a toccarlo, perfetto, a colpirlo. Mi sa 1 o 2 colpi, vediamo. Ecco l'ultimo colpo forse, perfetto. Come vedete adesso l'extra ball è reso, quindi abbiamo sconfitto la seconda nave, abbiamo salvato quindi l'Italia e si è acceso, ecco, ci sono entrato facendo il giochetto e ho ottenuto l'extra ball, perché come al solito si accende e dice light look, quindi bisogna sempre comunque entrarci per ottenerlo. Intanto abbiamo un extra ball, purtroppo quello della strobe l'abbiamo perso, quello una volta che ti dà lo strobe, quello è l'unico, come sa, evento che non ricadrà più, diciamo, perché ormai è stato fatto e via.
Stessa cosa come il video mode, una volta fatto non ti ricalerà più. Mentre il multi-ball, per ottenere il super jackpot, anche se quello volendo si può fare anche più di una volta, anche una volta completato effettivamente l'evento super jackpot, o il total riesce, ecco pure quello là si può fare più di una volta. Il 5 ore combo si può fare più di una volta, ma alla fine non è che c'è tanto senso. Allora, fatto devo iniziare a pensare, ecco, non a perdere la pallina, ma a iniziare a fare qualche multiball. Come vedete il light look è ancora bloccato, cioè ancora lampeggia, quindi non è ancora attivo il look per bloccare le palle. Possiamo dirlo in italiano, no? Vediamo, ovviamente come dicevo la pallina deve fare completamente, questa ho fatta la cazzata, magari facciamo un'altra partita se dura poco, che tanto stiamo all'ultima pallina. Ok, ecco vi faccio vedere il super skill shot, che bisogna alzare il flipper sinistro, lanciare la palla, a quel punto si può pure lanciarla nel momento giusto in mezzo. Non ci sono riuscito e ho perso pure la pallina. Ok, per fortuna c'avevo ancora un microbo che era ancora attivo il ball save, quindi ho recuperato la pallina. Se riuscivo a colpire la barriera a quel punto me la abbassava. Vedete le frecce sono attive, quindi se adesso mi sbrigo riuscire a fare il way, ma non credo riuscirò perché ecco già sono spente, veramente poco, quindi deve essere abbastanza sbrigativi. Uno. Ok, stavo a vedere un'altra cosa, mi sono distratto, stavo a guardare le frecce se effettivamente, vabbè, dai, rifacciamo un'altra partita. Non è facile parlare e giocare allo stesso momento. Allora, poi ho detto non è che lo finimo, dai facciamo questo, vediamo se riesco a far vedere qualche evento in più, anche il multiball, il total riesco, se riesco. E questo è il modo ideale per distruggere la barriera, ovviamente non è facile, pure lì un po' di rischio sicuramente c'è sta sempre, non dico non c'è sta. Vediamo se ci capita lo start attack vero. Come dicevo, generalmente ve lo dà sempre all'inizio partita, infatti ce l'ha abbassato istantaneamente. Quello ci manca l'ultimo led. Come avete notato la pallina non ha continuato il giro perché ancora tutti i led non erano accesi. Ecco, il primo giro per sbloccarlo. Adesso se ci ritorno, adesso sta accendendo tutti e tre look, stanno lampeggiando per ricordarci che dobbiamo ancora bloccare tutte e tre le palline. Ok, riusciamo a bloccare la pallina. Si può fare pure un po' col sinistro, non è facile, pure qui c'è il rischio, ecco, il rischio di perdere la pallina. Poi adesso nel caso questo fa vedere pure i rischi, cose, poi magari per a giocarci certe cose magari provo a nemmeno farle, perché comunque se ci provo sa che il rischio c'è stato. Ci voglio riprovare, perché comunque il modo c'è, come vedete. Non so se su quello reale è possibile farlo sul sinistro, dipende pure lì dallo stato del tavolo, come sta messo. Allora, proviamo a fare multiplo, vediamo se... Ci dovrei riprovare per rischiare. Eccolo, 2. Nel frattempo come vedete intanto mi mancano 3 led, intanto ho switchato, si è appena passa la pallina, attacca. Intanto nel frattempo ho sconfitto la prima nave madre, quindi ho salvato là, sempre la Francia, non passiamo alla Germania. Ok, prima allora ci stanno pure vari criteri per attivare multiball, ci sta pure chi fa, ho visto che gioca, chi lo attiva indistintamente solo per fare punti, quindi frega niente dei colpi magari in più anche la nave madre. Però che succede? Diciamo che se uno vuole rischiare di meno a distruggere la nave madre e quindi ovviamente a salvare un paese,
l'ideale sarebbe prima abbassare le difese, quindi la barriera che c'è davanti, attiva multiball, a quel punto uno fa pure un mischietto, quindi sia jackpot e contemporaneamente anche distruggere la nave, perché ovviamente avendoci 3 palle c'è meno rischio che se almeno una palla si perde. Intanto all'inizio c'è sta il ball save, quindi qualche palla magari all'inizio si può subito provare a tentare a mandare direttamente alla nave madre, in modo da dargli qualche colpo, così se si perde ce la ridà subito, e nel frattempo fa anche qualche jackpot, o se no gioca normalmente direttamente con i jackpot e quindi fa molti più punti, ecco. Intanto vediamo se riesco a abbassare le barriere, se sempre se ce lo dà, che light l'extra oh, che culo ci ha dato, ecco. Ah, ecco, in effetti un'altra cosa mi sono dimenticato, in effetti ci stanno due tipi di extra ball, c'è sta il light extra ball, che per ottenere in questo caso devo ritornare in qua a buca, se no generalmente c'è sta anche direttamente l'extra ball che ce lo dà subito, quindi se riesco ad ottenere l'extra ball devo ritornare là dentro e ottengo l'extra ball. Almeno ci ottengo la pallina che forse ho perso questa partita, sì, ok, perfetto. Vediamo se adesso battiamo le barriere, che forse manca un punto, ok, fanculo. Vabbè, c'ho l'extra ball, peccato. Allora, vabbè, facciamo il normale ski shot. Adesso proviamo ad attivare il multiball, vediamo se ci riesco. Ok, quindi nel frattempo adesso dovremo fare la tattica, quindi di distruggere sia la nave madre e contemporaneamente fare il gecko, quindi prima mi arriva la palla io ce la vado subito, così intanto adesso c'è il ball save, sempre se ci riesco, ecco, già ho perso un po' di tempo, però almeno ecco, se la pallina la perdevo, ecco, già due colpi ho già dati. C'ho ancora il ball save, perché ecco, è finito il ball save, viene segnalato da return to bat, come vedete già almeno, vabbè, la pallina l'ho persa, però quanto io ho fatto perdere già? Già almeno 4-5 colpi, non ci ho fatto caso, ma mi sa 4-5 colpi già gliel'ho dati. Dove cacchio stai? Ah no, beh, tocca aspettare, vabbè. Prima adesso fai il jackpot, per uno, come vedete si è spento, non tocca fare gli altri. Peccato, vabbè. E niente super jackpot. Però vi dà qualche secondo per riuscire a farlo quasi immediatamente dopo. Ecco, vedete, mancava un colpo, a questo punto ce vado, così ottengo subito il light extra ball, in questo modo si entro in quella buca, ottengo di nuovo un'altra pallina extra, ecco là. Che poi gli extra ball sono cumulativi, ovviamente ecco, ci abbiamo messo lo stop multiball per ottenere un altro extra ball, per ottenerlo bisogna sparare alla barriera centrale almeno 10 volte. Abbiamo un minimo dei ball save, quindi se perdiamo qualche pallina non fa niente, ce la ridà. È importante cercare ovviamente gestire bene le palle, quindi lo tira a caso, ma cercate direzionali in quel punto, così almeno c'è meno perdita, ecco. Poi vabbè, se qualcuno la perdiamo cerchiamo di non perdere pure questa, mettiamo. Perfetto, quanto ce l'ha? Ecco, 6 hit ci dice, quindi c'è di 10, quindi ce ne stanno altri di 6 colpi, di 5, 4, 3, no, niente. Ah no, l'avevamo fatto già un po' di più, ammazza, che strano. Vabbè. Comunque siamo riusciti a... per fortuna dopo che finisce quell'evento, sto multiball si attiva per qualche istante il ball save, quindi adesso abbiamo terminato lo strobo multiball, che in realtà una volta terminato si può continuare a colpire finché avete 2 palle, il bersaglio sopra, per ottenere di volta in volta sempre altri 50 milioni. Ovviamente pure lì è sempre un rischio, perché se poi perdete entrambe le palle, ciao, quindi uno può decidere se continua a fermarsi oppure andare direttamente, intanto prende l'extra ball e poi nel frattempo continua, oppure perde la pallina, intanto quello si fa. In realtà lo stop multiball
non serve per completare il gioco, è solamente una modalità extra per ottenere l'extra ball e basta. Inoltre, una cosa che non vi ho detto, quando c'è sta qualche evento attivo, la barriera purtroppo non si abbassa, quindi non c'è modo di... anche se la colpite non gli fate niente, dovete aspettare che finisce l'evento per iniziare. Per esempio lo strobo multiball non potete colpendo la barriera, perché la barriera serve proprio per ottenere l'extra ball, quindi non si deve abbassare, i 10 colpi servono per ottenere l'extra ball. Stessa cosa quando c'è per esempio il multiball, se la barriera è alzata anche colpendo non succede niente. Stessa cosa col total annihilation e molte altre modalità. Vediamo, intanto è comunque adesso qui stiamo al secondo multiball, quindi adesso la prima pallina la blocco. Come vedete gli altri led non succedono, che bisogna fare? Bisogna di nuovo sbloccare il look, quindi di nuovo fa girare la palla, quindi è un po' più complicato già la seconda perché toccava il giro completo, così, e adesso si può ribloccare di nuovo la palla. Ok, o di nuovo ancora light look. Mi è successo, non sono riuscito a entrare là dentro, però diciamo quello che mi converrebbe fare sarebbe ideale abbassare almeno la barriera, ecco, che dovrebbe essere sufficiente un colpo. Facciamo sempre così di strisce, però vedete anche lì c'è il rischio, ci sta sempre. Allora ovviamente adesso col sinistro è impossibile riuscire a fare tutto il giro con la palla, quindi non tentate perché prende un rischio. Solamente quando deve bloccare la palla è sempre un rischio, però c'è fattibilità. Andiamo nella buca gialla, non ci sono riuscito, no, a questo punto vado a bloccare la palla, ah sì, il light per bloccarla, e poi a questo punto possiamo finalmente, nel frattempo dovrei fare anche il 5 away, che già ho fatto un po' dei giri. Niente, non so troppo tempo. Ok, vediamo di attivare il multiball così. Mannaggia. Ok, così vediamo se riusciamo finalmente a fare il super jackpot. A questo punto freghiamoci della nave madre, pensiamo ai jackpot. Poi se c'è tempo, visto che adesso l'obiettivo, vabbè, l'intenzione, l'obiettivo è cercare di prendere il super jackpot. Fa niente, abbiamo perso perché abbiamo ancora un goal save. Niente, non ho fatto manco ancora un jackpot, e vabbè, me l'ho persa, e vabbè, niente. Ah, uno sono riuscito a farlo, peccato, vabbè. Devo sapere gestire meglio le palle. Volendo vorrei iniziare di nuovo a fare il multiball, però a questo punto andiamo nella... anche così è un po' rischioso sempre, andarci un po' col destro, cioè può sempre andate male, anche col sinistro. Niente. Facciamo il extra ball. Allora proviamo col sinistro. Non so sicuro se il super ski shot, se riesco a colpire la nave ce la distrugge subito, ma non credo, no, infatti. Vediamo che ci dà. Ah, si mette video modo, perché generalmente video modo capita quasi subito dopo aver abbassato la barriera. Allora, qui muoviamo i flipper, vedete, tanto è lo sparo è automatico, dobbiamo distruggere appunto queste navette. Se vediamo che qualche navetta non riusciamo a distruggere in tempo, come quella, premo il tasto A così sparo una bomba e vengono distrutte tutte. Vediamo se riusciamo a prendere extra ball. Ovviamente se ci colpiscono non succede niente, ne perdiamo una palla, terminiamo la modalità e basta. Però ovviamente non siamo riusciti a ottenere quell'extra ball e purtroppo in questa partita non sono più ottenuti extra ball. Ah, ecco. Sì, qui c'è tipo lo shot 100, ti dice che se ci riusciamo a colpire velocità ci dà un po' più dei punti, però sempre un po' un rischio. Vediamo se riusciamo a attivare
il Martial Attack che ancora su sta partita non l'abbiamo completato, quindi dobbiamo distruggere i 4, cioè sconfiggere i 4 alieni. Uno fatto, non riusciamo a colpirlo, però vabbè. 2. Oh. Niente. Vabbè. Mi sa c'abbiamo un altro extra ball. Quando l'ho preso? Ah, con light look che ho preso nella buca, si vedi. Manco me lo ricordavo. Più o meno che ci stanno tanti altri extra ball. Cioè ci stanno ancora un po' da fare. Appunto distruggiamo e via, così passiamo. Che già 3 mi sembra l'abbiamo fatti, Sì. Poi ci manca Germania e USA, in questo momento ci dà USA o USA. Vabbè, io ho dato qua la botticella che forse è meglio tagliare dall'alto, perché da sinistra verso destra c'è questo rischio e niente, abbiamo perso così 2 extra ball buoni. Si poteva fare un po' meglio. Volevo far vedere a questo punto, puntiamo al Total Niash, così lo faccio vedere quello e poi più o meno ho fatto vedere quasi tutto. Vabbè, 5 ore combo se riuscivo a farlo, ma se riusciamo a farmi un Total Niash. Che tanto non ci manca tanto, perché dobbiamo, come vedete, tutto a sinistra, cioè abbiamo ancora una rampa e un percorso va, quindi possiamo fare. Vabbè, l'ho cantato la palla, ma non era la mia intenzione. Allora, vabbè, allora io non voglio fare il multiball, mi capita. Con sinistro si dovrebbe poter fare, sì, perfetto. Ecco, ci manca l'ultimo. Cazzo. Eccolo, Total Annihilation, che abbiamo compilato tutti i 3, 6, 9, 15 bed. Quindi adesso diciamo più o meno come il jackpot, solamente ecco, a differenza del jackpot che non l'ho spiegato, i jackpot sono sempre accesi, quindi c'è possibile passarci più volte. Quello che dà migliore, quello che dà più punti sicuramente è quello nella buca dove si blocca la palla. Quello è quello diciamo il percorso che ci darà molti più punti rispetto alle altre. Quindi vediamo se riesco a passare là, che ci dà più punti, ma ovviamente vabbè, come sempre fa anche gli altri, Ecco, ho fatto la volata, vabbè, se lanciavo la palla almeno non la perdevo, che andava un po' a intersecarsi con l'altra palla, diciamo andava a colpire l'altra palla, almeno era una buona tecnica per non perderla. Ah, che sì, c'è anche l'altro extra ball dei LED, quelli vicini ai sling shot, però non ho visto a quanto stiamo, perché o guardo quello o guardo la palla. Vediamo che ci dà. Ah, di nuovo Light Martial Attack. Vabbè, diciamo relativamente stavolta non ho fatto niente, forse è stato meglio. Niente, una buona partita. Relativamente, perché 25 miliardi non è un buon punteggio questo tavolo. Si fa molto di più sicuramente. Allora, vediamo se riusciamo a attivare sto cavolo di Martial Attack, multiball. Ci abbiamo 22 secondi. 1. Ok, l'ho colpito 2, mi sa. Ah no, ho colpito la cosa. Ah, ci restano quei due a sinistra e a destra. Ho fatto replay intanto. Cazzo. Niente. Ci abbiamo messo troppo, infatti non ce l'abbiamo fatto in tempo, Passati troppi secondi, quindi niente, ci mancavano sempre quei due. A questo punto riproviamo a fare il multiball. La faccio. Volendo dovrei rifare come multiball, che fosse un altro torneo e fa ancora più punti. Oppure pensavo pure al 5 way, perché è ancora un obiettivo da fare.
Vediamo quanto stiamo. A 9, quindi ci basta un'altra serie di 4 LED e possiamo ottenere un altro extra ball, scusate. Quanto sta la cosa? La nave, vediamo, un credito 3 ball, ok, 2 palle bloccate. Allora qui c'è tutte le statistiche poi. Ah, ecco, pure lì ce lo diceva, infatti ci mancava un altro colpo, cioè altri 4 colpi perché ovviamente dobbiamo accendere 4 così, perché intanto non lo dice. Ah, ecco, no, c'è ancora un po' da fare, a questo punto non rischiamo. Cerchiamo di fare un total annihilation o un 5 away. Niente, non ci sono riuscito, sono bloccato. Ah, light look, buono, così basta bloccarlo. E così potremmo pure sfruttare sto multiball proprio, ecco. Noi possiamo ottenere pure l'extra ball, perché mi sa manca un LED da accendere, sì. Sì, eccolo qua. Tac. Poi basta andare qua a volo per ottenere l'extra ball. Ah, l'ho ottenuto. In quel caso su questo evento dovrò anche da solo. Volendo posso in più sconfiggere. Qui converrebbe quasi più sconfiggere la nave, perché sono tanti colpi, è troppo rischioso farlo fuori in multiball. Certo, a discapito che non si ottiene il... niente, comunque il rischio c'è sempre, però almeno un po' di colpi. Ma io dovrebbe fare così, ecco, per esempio. Tanto almeno quello l'ho fatto. Al prossimo posso pensare, se magari uno non pretende fare un punteggio altissimo, vuole semplicemente finire il gioco, pensa a fare quello, al prossimo potrebbe rifare di nuovo un altro multiball. Dai, e per ottenere il super jackpot. Vabbè, dai, sommato, considerando che sto pure a parlare, non è male come partita, sta andando abbastanza. Ecco, perfetto. Ho già acceso il light look. Quindi, anzi no, in realtà ha bloccato già una palla effettivamente, quindi adesso dovremmo sbloccare, quindi col sistema a questo punto non conviene farlo perché non gliela farà mai fare il giro. Andiamo a vedere che ci sta là dentro, anche se pure andare nella buca là non è, potrebbe pure non convenire tanto, perché pure lì è un rischio che sbatte male e ciao. Ah, ma io ancora, grazie. Abbiamo meno fatica per ottenere il multiball. Madonna. Adesso basta bloccarla. Ok, ci resta altri 2 tiri per ottenere il multiball. A questo punto dovremmo rifare di nuovo pure il... come si chiama? Pure il total annihilation quasi. Per assurdo. Ok, poi aspettate, prima fatemi abbassare, sono un po' a rischio però. Allora, uno fa sempre così, niente. Pure anche con i colpi attraverso non è sempre facile colpirlo. Niente. Niente, vabbè, ecco. Purtroppo adesso che è alzata la barriera, e così faccio vedere anche sto caso. Non sono abbassato durante il multiplo, quindi a questo punto mi viene pensare al super jackpot. Così la facciamo. Vedete, ha colpito un paio di volte la jackpot, mi sembra l'ho sentito così. E niente, ho perso una palla. Ah, però l'ho recuperato perché c'ho ancora il 6. E niente, a sta botta proprio c'è una sfiga impressionante. Ho fatto manco, cioè giusto 2 jackpot sono riuscito a fare, vabbè. Riproviamo a fare di nuovo il multiball. A questo punto. Oppure anzi, prima sarebbe quasi ideale abbassare le difese, ecco. Ecco, adesso potremmo bloccare la palla con questo. Niente, il 5 vuole combo ancora non siamo riusciti a farlo perché sembra facile, ma devi fare 5 volte.
stavolta noi gliel'abbiamo data. A cazzo. Niente, non gliel'ha fatta affagire perché ha intruppato un po' sulle pareti. E ho fatto la cazzata. Vabbè, siamo ancora a palla 2, mi sa, con tutti questi extra ball, mi sa di sì, credo. Ah no, stavo già a palla 3, vabbè, peccato, questa sì. Perdiamo questa, è la fine della partita. Beh, a sto punto io volevo far vedere il super jackpot, a sto punto puntiamo a quello, tanto che... come vedete mancherebbe USA e poi abbiamo finito, ci manca l'attack Mars. Sotto c'è stato un bel po' di modalità ancora da fare, però in effetti non stiamo veramente lontano per riuscire a finire il gioco. Il problema è che siamo con l'ultima palla, ecco, come viene fa così sicuramente. Adesso mi verrebbe quasi di distruggere la nave per far vedere se riusciamo a finire, però tanto ci manca pure il super jackpot da fare. Iniziamo a quello, se riesco a farlo. Ok, uno l'abbiamo fatto. Infatti si è spento il jackpot. Due, mannaggia, siamo ancora due palle a recupero. Vai, qua uno l'ho fatto. Madonna. Niente. Mi fa quel giro più lungo, facciamo un po' più sto. Niente. Vai, vai, grande. Ok, ci resta l'ultimo e poi a quel punto si accenderà finalmente il jackpot sulla sinistra e partirà da là, quindi se noi siamo... Lo sappiamo, a parte là, quindi sarebbe meglio che c'è la pallina sulla destra, diciamo. Ovviamente sempre se ci riusciamo. No, col sinistro sempre. No, se mi sbriga adesso a fare... Se riuscì a fare il jackpot mi dà ancora la possibilità poi di fare il super jackpot, ma purtroppo niente. Non ci siamo riusciti. Potremmo fare di nuovo il Totally Ash, anche se l'abbiamo già completato, però piuttosto che rischiamo, magari col Totally Ash possiamo puntare a distruggere con lui USA, che distrugge la realtà salvata. No, ma riesco a fare pure il 5 combo. Ecco, sto 2 3 3 niente, passato troppo tempo. Oh, riesco a mandarla là. Donna. Vediamo che ci dà. Sneak attack più o meno è tipo il Martian attack, che se colpiamo quello mi pare ci dà una bomba. Secondo me è un evento abbastanza way. 4, ecco, ci manca l'ultimo. Dai. Niente. Peccato. Devo fare 5 ore comunque. L'ho fatta, mi manca l'ultimo. Ok, a questo punto non viene distruggitivo, sa cos'è meno. Quello è fatto. Però se pensa ai jackpot, senza perdere palle, magari c'è un po' il save.
fatto pure il superjet, forse l'avevo già fatto, vedo. Quanto resta? Se non resta tanto, Ah, ecco fatto così. Intanto almeno adesso manca solo l'attacco from Mars e poi ovviamente un paio di eventi su... Adesso a questo punto pensiamo ai jackpot. Almeno qui qualcosa facciamo. Almeno spero. Quello che dicevo è la buca, ecco quella là, se riusciamo a completare il giro ci dà molti più punti, che sapevo che intercettava. E niente, si sono scontrate. Forse almeno comunque ci dà sempre qualche momento e ti dà un botto il Totally. Che adesso dovremmo andare a ripensare al multiball normale. Intanto blocchiamo la pallina e più o meno così abbiamo fatto. Ah, ci manca per 5 ore. Tanto evidente, tanto poco. C'è ancora un po' pure il Mars Attack ancora non l'abbiamo fatto. Ci stanno almeno 3 eventi da fare tranne il Conquest Mars, e quello si fa alla fine. Ok. Blocca la palla. Niente. Poi come dicevo invece rischia e ciao. E ciao. E niente, vabbè. Dai. È andata comunque piuttosto bene, considerando che parlavo, spiegavo, sono riuscito a fare la maggior parte dei... È un peccato che si manda un po' meglio, gestì un po' meglio il multiball, almeno il super jackpot riuscivo a fare. Peccato. Va bene ragazzi, dai, questo è Attack from Mars, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Come al solito, se avete dubbi, incertezze o anche consigli, semmai, scrivete sempre nei commenti. E ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!